mio intervento è sul cambio dell'umore, siccome la luce è fondamentale per la serotonina, che è l'ormone della felicità, volevo chiedere alla regia se si poteva accendere luci in sala, così almeno li vedo in faccia le persone che ci sono. Ecco, no, spegni, che è meglio che... No, scherzo. Allora, il mio intervento, appunto, l'intervento che vedremo e vivremo assieme è sul cambio dell'umore. A quanti interessa cambiare l'umore per superare stress e difficoltà? Qualcuno interessa così per alzate di mano? Ah, grandissimi, perché magari anche a voi capita di vivere momenti di preoccupazione, di tensione per le tante cose da fare, sempre meno tempo a disposizione, oppure le urgenze di altri che dobbiamo sempre risolvere, mai le nostre cose, oppure magari perché abbiamo a che fare con persone che ci tolgono il sorriso, perché magari sono un po' stressate, negative, magari non ci rispettano, non ci danno ascolto, non ci rispondono e ci deludono. È anche vero che rispetto a questi problemi esterni noi abbiamo un margine d'azione, cioè il nostro stato d'animo, perché cambiando lo stato d'animo riusciamo ad ammortizzare meglio i colpi della vita, ma anche ad interpretare in modo diverso quello che ci succede, perché si può fare e perché l'abbiamo già fatto. Non so, qualcuno di voi è capitato guidando, qualcuno di voi guida? Qualcuno ha la patente? Guida con la patente? È importante sta cosa. E guidando magari vi sarà capitato che qualcuno vi tagli la strada. Ovviamente è una cosa che dà fastidio a tutti. È anche vero, vi sarà capitato almeno una volta che la persona che vi taglia la strada magari si scusi. Ecco, ovviamente la reazione nostra, il nostro stato d'animo, ma anche l'interpretazione di quel problema è completamente diversa rispetto a quando vediamo la stessa persona che magari ci infama, vuole aver ragione, si arrabbia, giusto? E quindi lo stesso problema può essere visto in modi diversi. A qualcuno è capitato? Ecco, quindi adesso qualcuno magari si starà chiedendo, ma come mai questo ci fa domande, ci fa alzare la mano? Chiedete, perché ci fa alzare la mano? Tutti insieme, no, ognuno dentro di sé, tutti insieme. Bella domanda, vi ringrazio per la domanda, non me l'aspettavo sinceramente. Ma perché nel momento in cui noi alziamo le braccia c'è una ricerca che ho messo nel mio libro che fa sì che nel momento in cui alziamo le braccia si abbassa il livello di cortisolo nel sangue, che insieme all'adrenalina sapete bene che è uno degli ormoni principali dello stress, quello che ci porta a tensione muscolare, che poi magari ci porta anche ad avere dolori al collo, alla cervicale, alle spalle, e però è anche responsabile dell'abbassamento del livello di ossigeno del nostro cervello per portarlo verso i muscoli. Inoltre, il cortisolo va a bloccare l'attività della serotonina e della dopamina, che sono responsabili della capacità visiva, di memoria e di concentrazione. Quindi, ovviamente, stando così, proviamo a stare un po' così, che fa anche arieggiare un po', che sembra una rapina, però allegra, una rapina allegra. Ecco, ovviamente non staremo 40 minuti così, ma avete visto che per elaborare la risposta e rispondere, alzate, abbassate le braccia. Quando si alzano, quindi ci muoviamo, e il nostro cervello dà l'input per il rilascio delle endorfine, che conoscono tutti, insomma, sono gli ormoni del benessere, antidolorifici naturali del nostro corpo, che non ha 2 endorfine in macchina che se le spara ogni tanto. E quindi le endorfine ci mettono nelle condizioni migliori, perché altrimenti sembra un po' come, stando seduti così come siete voi, e magari c'è una persona che parla davanti a voi, cosa lo ricolleghiamo che abbiamo fatto per almeno 15-20 anni? Alla scuola. Quanti state a scuola di voi? Perfetto, meno male. E quindi nel momento in cui eravamo a scuola, almeno a scuola da me, soprattutto le prime ore del mattino, quando volevi stare nel letto a dormire, a riposarti, l'espressione facciale, quantomeno a scuola da me, stavamo tutti con questa faccia. Ecco, quindi secondo voi, con questa espressione facciale, il nostro cervello lavorava al massimo o al minimo? Al minimo. Quanti pensano lavorava al minimo? Quanti pensano che è una cosa importantissima per andare avanti, se no non ce la fa. Quindi nel momento in cui noi quando usciremo di qua, perché usciremo di qua, giustamente, vogliamo portarci a casa delle tecniche per cambiare l'umore, e quindi dobbiamo essere nelle condizioni migliori come la persona interessata, cioè come sta col corpo, di corpo, come va di corpo la persona. La persona interessata sicuramente ha un atteggiamento, dicono sui libri, motion creates emotion, in romagnolo, proprio che c'ho la show romagnola, motion, il movimento crea l'emozione. Se ti muovi da persona allegra è molto più facile che lo diventi, perché lo diceva già nel Novecento William James, un famoso psicologo che è il padre della psicologia empirica, diceva è impossibile rimanere tristi manifestando sintomi di allegria. Perché ovviamente capisci quando una persona è triste, non so, avete avuto a che fare con persone tristi, pensierose, qualcuno è capitato? Qualcuno è stato triste, pensieroso? Cioè, io non ho mai visto una persona pensierosa, preoccupata, che sta così.
Giusto? Giusto? Cioè, di solito stanno un po' con le spalle giù. Stando così, secondo voi, respiriamo meglio o peggio? Peggio, quindi per assurdo ci andiamo a mettere senza essere consapevoli nell'unica postura che non ci aiuta ad avere ossigeno al cervello per risolvere i problemi. Perché poi, se è vero che motion creates emotion, in romagnolo, se io mi metto così, io sfido chiunque a stare un po' così e pensare quanto è bella la vita, come sono contento oggi, yuppie, yuppie. Giusto? Quindi al contrario noi vogliamo avere l'atteggiamento corporeo della persona entusiasta, interessata, allegra, che magari appena... Come sta la persona che ha appena vinto la lotteria? Come sta? Come sta? Non sta qua sicuro, già se n'è scappata a farsi viaggi. Comunque sicuramente sta con la postura. Proviamo questa cosa con spalle aperte, proviamo, perché stare giù, scivolate, spalle aperte, braccia aperte, gamba aperte, vabbè, gamba aperte non si può dire, scusate, però sicuramente stando così respiriamo meglio, portiamo la massima capienza di sangue al cervello attraverso l'arteria basale e soprattutto sorridendo facciamo anche smuovere le endorfine. Ovviamente staremo così, proviamo a stare così per 40 minuti, va bene? No, scherzo, facciamo solo 30 secondi, però tutti insieme in contemporanea come se fossimo oggi qua veramente. Perché dico questa cosa? Perché se siamo tutti insieme a farlo è una cosa tranquilla, normale, avete riso, avete già fatto una cosa del genere nella vostra vita. Se vedi al contrario uno che passeggia così per strada, se la ride e sorride da solo, subito pensiamo, ah quello scemo, vai, che ci avrà da ridere e sorridere, bisogna stare seri con la faccia imbronciata, la tigna e il fegato gonfio. Quindi sicuramente noi poi abbiamo una vocina dell'inconscio che ci protegge proprio verso il cambiamento, che ci dice non lo fare così, non sorridere così, che è pericoloso, che poi muori, non lo fare. Bisogna stare seri, con la tigna, il fegato gonfio. Quindi come fai a vincere questa vocina? Agendo. Nel momento in cui agiamo, quindi proviamo tutti insieme, possiamo farlo insieme ma anche come risorsa personale, proprio come un calciatore, un professionista che entra in campo, prima di entrare in campo cosa fa? Si riscalda e lo fa allo stadio ovviamente, cioè se lo fa alle poste è una cosa un po' strana, ma non è l'esercizio il problema, è il contesto. Quindi questo è il contesto giusto, tutti insieme pronti, 30 secondi, pronti, via. Come va? Qualcuno sente svenire? Sentite le endorfine che salgono a grumi? Se non ce la fate è quasi finito, eh? Se vi aiuta tenetevi per mano, se avete le mani pulite, se vi aiuta provate a guardare me. Ah, già lo state facendo, ok. Provate adesso ad aprire, guardare gli occhi, cioè guardare gli occhi è giusto, però guardare verso l'alto con gli occhi, ecco, che aiuta a cambiare le onde cerebrali verso il positivo e nel frattempo aprite la bocca sorridendo sempre, senza fare A, che non siamo dal medico adesso. Più andiamo indietro con la testa, più ci verrà da ridere in modo spontaneo e naturale. Proviamo. Grandissimi, grandissimi. Allora, abbiamo sperimentato questa cosa, cioè che perché ci è venuto da ridere? Nessuno vi diceva ridete. Perché è venuto da ridere? Perché il nostro cervello ha abbinato questa espressione facciale a uno stato d'animo positivo, fin da quando eravamo bambini. Perché quando un adulto si avvicina alla culla dove c'è il bambino, oppure il bambino vede l'adulto arrivare, l'adulto come arriva? Così? Oppure la prima o la seconda? La seconda è mica una volta, 1 milione di volte, quindi tutte le volte che vedi un bambino ti viene da fare così in automatico. Quindi il nostro cervello ha registrato questa cosa. Questo cosa vuol dire? Che possiamo utilizzarla per cambiarci l'umore, così come possiamo utilizzare alcuni meccanismi della comicità, tipo non so se avete mai visto il film di Checco Zalone dove lui va giù in Puglia, trova la nonna, entra nella cameretta della nonna, accende la luce e la nonna si mette a fare la maglia. Spegne la luce e la nonna si spegne. Ecco, questa stessa cosa possiamo usarla su di noi. Allora, proviamo. Quando schiocco le dita, ci mettiamo da neutri. Neutro è un po' come a scuola, con lo sguardo perso così nel vuoto, nell'allegro e nel triste. Provate un attimo il neutro. Bravissimi, il neutro vi viene benissimo. Però adesso proviamo. Quando schiocco le dita, allegri. Ci siamo? Pronti? Tutti insieme? Via. Si allunghi la parte neutra, ti verrà ancora più da ridere. Pronti? Via. Grandissimi, grandissimi. Facciamo una bella respirazione liberatoria. Buttiamo fuori l'aria, dalla bocca ovviamente, mettendo la mano sulla pancia. Spingiamo l'aria dalla bocca, cioè l'aria esce dalla bocca e spingiamo con la mano, avete davanti all'ombelico, ognuno di noi sa dove è il suo ombelico, l'avete trovato? Spingiamo e prendiamo aria sorridendo. Teniamo l'aria 4 secondi per avere lo scambio a livello degli alveoli polmonari, però lo teniamo con la bocca aperta, sorridendo, ammiccando come se avessi scoperto la marachella di qualcuno, così.
Ci siamo? Proviamo, pronti? Butta fuori. Prendi aria. Grandissimi, bravi, bravi. Allora, ha senso gratificarsi, perché? Perché quando facciamo qualcosa anche di semplice, la gratificazione è fondamentale. Nel cambiamento c'è la leva dolore che ti porta verso la leva piacere. Purtroppo a volte la leva piacere, perché non ci gratifichiamo, magari pensiamo che sia troppo complessa, diventa una leva dolore. Quindi come si fa? Questo metodo che ho creato, che ho chiamato ingegneria del buon umore, che prende spunto dalla radice ingegnarsi a trovare modi per essere di buon umore, sicuramente ha come fulcro il fatto di trovare la cosa più semplice che puoi fare ora per essere di buon umore e appena la fai ti gratifichi. Quindi ci sono delle tecniche, siete curiosi di provare una tecnica di gratificazione, qualcuno interessa? Perfetto, perché in questo metodo c'è un primo step che è consapevolezza, cioè consapevolezza che c'è un problema, altrimenti se non riconosci un problema non vai neanche a trovare la soluzione, giusto? Quindi un problema che rispetto ai problemi esterni riguarda te e quindi ti muovi verso la soluzione, ti assumi la responsabilità e lo fai perché metti te stesso come priorità, che non vuol dire essere egoista, perché anche il calciatore mette se stesso come priorità nel momento in cui entra in campo, fa riscaldamento per sé, per non farsi male, però nel momento in cui lo fa riesce anche poi a dare aiuto alla squadra. Mi seguite? Ok. Quindi il secondo step è quello che abbiamo provato adesso, atteggiamento fisico, cioè mi metto nelle condizioni fisiche migliori per avere un'intelligenza positiva, quindi un atteggiamento mentale che mi permette di focalizzarmi sulle soluzioni e utilizzare il linguaggio in modo intelligente, perché a volte ci roviniamo proprio sul linguaggio. Non so se conoscete qualche persona che guardando il tempo, il meteo, gli viene già malumore. Conoscete qualche meteoropatico? Che non è una brutta malattia, cioè mia zia è cintura nera di meteoropatismo, cioè non di meteorismo, di meteoropatismo. Cioè lei quando vede in Romagna, non è che abbiamo il bel tempo d'inverno come nelle pubblicità che ti fanno vedere già alle 6 di mattina il sole, da noi è buio, fa freddo, c'è la nebbia, quando alza a parere dice che brutta giornata uggiosa, che giornata pesante che mi aspetta. Secondo voi sarà una giornata pesante? Sì, ma non perché l'universo ti ha sentito, pum, ti fulmina perché hai usato sta parola, perché per il nostro cervello è come se, quindi ti metti nella modalità giornata pesante, che è diversa da quella modalità che quando ti dicevano a scuola domani avete supplenza, entravi nella modalità gioia, cioè addirittura ti piacevano le materie che odiavi perché c'era la supplenza. Quindi con le parole, un esempio che mi ha chiarito questa cosa è pensare a una forchetta. Provate a pensare a una forchetta, ce l'avete in testa una forchetta? Cioè non conficcata, cioè in testa. Provate a pensare, la forchetta è un piatto vuoto, ce l'avete in testa? Provate a immaginare la forchetta che raschia il piatto. Ah, senti, una forchetta che raschia la lavagna di scuola, quelle verdoni. La sensazione è negativa, giusto? Eppure non c'è né la forchetta, né il piatto, né la lavagna. Ma noi abbiamo reagito come se, perché ogni parola crea una suggestione nella nostra mente. Allora, sapendolo, utilizziamo il linguaggio in modo più intelligente. Cosa vuol dire? Anziché dire giornata pesante, cosa potrei dire? Giornata diversamente leggera, che già è meglio. Anziché brutta, non bellissima. Cosa preferite? Non bellissima o brutta? Non bellissima, giornata ricca. La parola ricca in neurosemantica è una di quelle che mette più di buon umore, quindi ricca di impegni è sicuramente meglio che impegnativa, giusto? Quindi ricca, proficua, abbondante, stimolante per lei, ritardante per lui. Quindi usando il linguaggio in questo modo già ti cambi l'umore, altrimenti fai come mia zia che anche quando è bel tempo, lei dice ma guarda un po', se con una bella giornata così mi tocca pure andare a lavorare. Cioè quando uno dice mi tocca fare qualcosa sicuramente ti metti in uno stato d'animo peggiore e quindi adesso che sa questa cosa della forchetta che raschia il piatto, lei mi guarda, quando è bel tempo, no? Mi guarda e fa speriamo non si guasti. Non ce n'è. Allora, andiamo a fare questa gratificazione che un po' tiene insieme questo metodo di 3 step, consapevolezza, atteggiamento fisico, atteggiamento mentale, quindi battiamo le mani facendo combaciare i polpastrelli. Dicono le discipline orientali che questa cosa ti attiva a livello energetico, al di là che ci credi o non ci credi, battendo le mani così, proviamo, sorridendo, con energia così. È vero o non è vero che si crea energia? Cioè, quantomeno ho le mani rosse, ecco. Lo faremo per 40 minuti, va bene? No, scherzo, 2 volte battiamo le mani dicendo questa frase positiva che porta bene per il raccolto, la vendemmia, la pace del mondo, la pace dei sensi, che è molto bene, spurghiamo al cielo l'entusiasmo così. Ci siete? Pronti? Via! Molto bene, yeah! Grazie a tutti!